Buondì! Buondì! Oggi ci rivediamo in questo formato, era tanto tempo che non facciamo video in macchina. Che andiamo a fare una commissione nelle ore calde della giornata e allora abbiamo pensato di fare un video in cui rispondiamo a 5 delle domande Che ci sono state fatte di più in questi mesi. Di solito durante i viaggi in macchina noi approfittiamo per rispondere ai commenti e usiamo la notte e i viaggi in macchina di solito per rispondere ai vostri commenti. In questo caso facciamo questo video perché sono qualche giorno che siamo un po' belli presi. Avevamo piacere di rispondere a queste domande che è un po' che ci state facendo. La prima domanda per Leo, rispondi tu. Va bene. Tantissimi ci chiedete se potete venire a trovarci o sotto i commenti dei video oppure ci scrivete per mail, veramente tantissimi, quindi rispondiamo qui. Ma dunque, io credo che abbiamo raggiunto il migliaio di richieste più o meno. Ogni giorno dal 2, 3, 5, 10 email, messaggi, commenti arrivano di ogni genere. Tutte le persone vogliono venire qui in Cascina da noi. Dunque, bisogna cercare di capire due cose. La prima è che noi non siamo, diciamo, organizzati per accogliere e ospitare. Noi siamo una realtà agricola, avevamo già fatto un video su questo. Noi facciamo un'attività agricola, un lavoro con gli animali che ci impegna da mattina a sera in questa stagione, proprio dall'alba fino a notte fonda. E inoltre questo canale sta aumentando sempre più, ormai ci sono 17-18 mila iscritti, non so quanti, quindi provate a immaginare anche soltanto se alcuni chiedessero, comunque sono centinaia. Noi non riusciamo a fare questa cosa, non ci sentiamo di dire sì a uno, no all'altro, allora abbiamo deciso di prendere questa decisione. Non accogliamo in Cascina visite di nessun genere, ci dispiace, però abbiamo scelto di fare in questo modo. Abbiamo deciso di condividere quello che accade in Cascina e anche di più, perché anche condividiamo quello che accade a noi, il nostro percorso interiore, le nostre sensazioni e tutto quanto attraverso questi video. E tra l'altro non è neanche un fare video e poi bye bye, lavarsene le mani. Come si può notare, noi cerchiamo di rispondere sempre a tutti con impegno, con attenzione, con cura, rispondiamo anche all'email, a ogni cosa. A volte magari non riusciamo a rispondere a tutti i commenti, tanti ci sfuggono, ci può stare perché sono migliaia, decine di migliaia, cioè diventerebbe un lavoro a tempo pieno. Noi questo lo facciamo così, ma il nostro lavoro è un altro. Abbiamo scelto questo metodo per condividere con l'esterno, ma le visite dal vivo in questo momento sono totalmente escluse. La seconda domanda invece per Nina. C'è tantissima gente che ha chiesto se tu fossi riuscita a fare quello che hai fatto, il tuo percorso fin qua, anche da sola, oppure diciamo tanti specificano proprio senza conoscere Leo o senza Leo. Quindi non lo so se vuoi rispondere a questa cosa un po'. Allora, se io non avessi incontrato Leo nella mia vita, non sarei come sono oggi, ok? Come sono oggi, per la persona che sono oggi, sì, potrei andare avanti da sola, potrei fare la stessa cosa che facciamo insieme da sola, magari ridimensionata per quanto riguarda i lavori di Cascina, perché adesso facciamo tantissime cose che in due ci stiamo dentro, ma se fossimo da soli potrei fare lo stesso percorso, sì, magari un po' ridimensionato per quanto riguarda i lavori di Cascina, eccetera eccetera. Al netto di quello che hai imparato, diciamo, in questi 2 anni, sì, oggi potresti andare avanti da sola. Oggi potrei andare avanti da sola abbastanza tranquillamente. Se però non ci fosse stato questo passaggio nella mia vita, cioè che è stato passare dalla situazione in cui io ero prima a conoscere Leo e imparare tutto quello che ho imparato di me stessa e cambiare tutto quello che ho cambiato, no, non sarei stata in grado di farlo da sola, non sarei stata in grado di farlo, no, è stato necessario un lavoro, un percorso che ho fatto perché ho incontrato qualcuno che lo stava facendo e ho potuto imparare a farlo a mia volta e insomma ho intrapreso un percorso di cambiamento che mi ha portato a
raggiungere un'indipendenza e una forza di volontà e un coraggio che mi permette di dire oggi da sola posso fare qualsiasi cosa. Tutti gli strumenti che ho potuto incontrare e conoscere di osservazione interiore, di lavoro su di sé, che prima non erano lontani anni luce, anche se c'era una voglia di stare bene, una voglia di cambiare, chiaramente questo c'era, ma mi mancavano gli strumenti che ho incontrato anche grazie a te, quindi questo è. Poi da sola come sarebbe andata vai a sapere, come si fa a sapere, questo non si può. Poi c'era il mio insegnante di storia che diceva la storia non si fa con i secoli, ma stiamo andando da Abbona e Daniele, per chi lo conoscesse o chi non lo conoscesse, penso sia il magazzino, il negozio più attrezzato del mondo per quanto riguarda materiale da allevamento, stalla, caseificazione, qualsiasi cosa ti puoi sognare per i tuoi animali, lo trovi da Abbona e Daniele. Questa è una marchetta così gratuita che facciamo a loro, che tra l'altro sono super gentili, super disponibili. Sì, noi siamo clienti fissi, come probabilmente tutto il Piemonte sarà cliente fisso di loro, e forse anche di più, forse anche altri posti d'Italia. Terza domanda a cui rispondiamo: in tantissimi ci chiedete come coniughiamo le nostre attività di cascina, l'agricoltura, l'allevamento di animali con, diciamo, il percorso che facciamo più interiore, no? Spirituale, se vogliamo. Come coniughiamo queste due cose, soprattutto l'allevamento di animali, cioè il focus era più su quello, forse. Sì, abbiamo ricevuto diverse questioni in merito a questa cosa, no? Come se uno che intraprendesse un percorso interiore in nessun modo è contemplato l'allevare animali, come se fosse una cosa sbagliata. Cioè io voglio fino a che farò video su YouTube, non più per tanto tempo, ma comunque per quanto ancora io sono su YouTube, questa roba voglio veramente demolirla più che posso. Il preconcetto che si è creato nei confronti dell'allevamento di animali come una cosa sbagliata, questa cosa va proprio cancellata dalle menti delle persone. Io voglio cercare di far tornare questa cosa una cosa normale. Cioè gli allevamenti di animali fino a 40-50 anni fa era una cosa che coinvolgeva tutte le persone, tutte le comunità, tutti i paesi e anche le città, perché anche solo gente che 50 anni fa viveva in centro a Torino andava nelle stalle limitrofe che erano subito lì a bordo città a prendere il latte, a prendere i formaggi, a riprendere la carne. C'erano stalle proprio nelle città, senza parlare dei paesini che ogni casa aveva la sua piccola o grande stalla con un po' di capre, un po' di pecore, 2 mucche. Tutti siamo stati coinvolti in questa attività che è ancestrale praticamente, è una cosa che avviene da millenni sul pianeta, è una cosa che si può fare con una dignità gigantesca. Ovviamente poi la società si è trasformata in industria e così ha trasformato anche l'agricoltura e l'allevamento in industria, e questo ha perso le redine, abbiamo perso il controllo, è diventata una porcheria clamorosa. Ma l'allevamento di animali fatto come lo possiamo fare noi e tantissimi altri, in piccolo, in maniera tradizionale, per avere prodotti genuini, è una cosa normale, sacrosanta, non c'è nessun tipo di sfruttamento, di sofferenza, di tortura come le persone credono. Questa è una roba della società occidentale imborghesita negli ultimi 30 anni, 40 anni, che compra roba sugli scaffali di un supermercato e ha perso completamente il contatto con ciò che sta dietro, con la lavorazione di quei determinati prodotti. Quindi il nostro percorso interiore, anche di crescita, che noi portiamo avanti parallelamente alla nostra attività, è completamente connesso e intersecato con l'agricoltura e con l'allevamento di animali, e non c'è, io prego perché questa cosa diventi veramente torni ad essere normale e coinvolga tutti. Fare lavori umili ti tiene coi piedi ben piantati per terra, e poi soprattutto lavori a contatto con gli animali e con la terra che ti mostrano di continuo
com'è la vita, com'è la morte, come si svolgono e si manifestano in maniera molto semplice, perché gli animali, qualsiasi cosa vivono, la vivono in una maniera estremamente semplice. Viene in mente quel commento che abbiamo ricevuto qualche giorno fa da una simpatica signora che ci ha dato dei barboni, Sì. che ci ha detto che noi siamo tutto il giorno vestiti da barboni e giriamo tutto il giorno in mezzo al letame. Sì. E ovviamente io vado, cioè per me è una medaglia, quindi la ringrazio perché mi ha fatto un complimento. Tra l'altro vestiti da barboni, noi vestiamo solo roba fatta a mano. Questa camicia l'ha fatta mia nonna di 99 anni con la macchina da cucire. Questa, se dovessi comprarla, costa 1.000 euro. Tantissime persone ci chiedono per Benzina. finita la benzina. Questa non è mai una buona notizia per noi, ma è perché siamo in discesa, quando torniamo in salita poi ce n'è di nuovo. Ci chiedono in tanti di fargli un piccolo, tipo una stima di quello che necessita per allevare una mucca, in termini di terreno, fieno, piuttosto che Sì, e anche di permessi. Permessi, cioè è un discorso veramente ampio. Magari ci facciamo un video dedicato su questa cosa che brevemente diciamo solo così 2 info, che sì, sono necessari dei permessi, però dipende ovviamente dalle zone d'Italia, e dalla quantità di animali che vuoi allevare. Se vuoi tenere una mucca è molto semplice. Non proprio, però comunque ci vanno autorizzazioni sia dell'ASL che del comune, in ogni caso. Ci va una stalla che sia a norma, che sia approvata dall'ASL, e ci va un pochino di terra, insomma, locali idonei, ecco. Procediamo, non mi ricordo che cosa. Allora, la quarta domanda più gettonata riguarda i prodotti che produciamo, se sono acquistabili. Dunque, noi non spediamo, non facciamo spedizioni. Gli esuberi che abbiamo, che sono variabili, che possono essere di verdure, di farina di polenta, di olio, quel che è capitato di avere, lo condividiamo con amici, famiglia, prima di tutto. Dopodiché capita anche con persone però del territorio, cioè limitrofe, che hanno avuto modo magari di assaggiare, gli sono piaciuti e quindi ci hanno chiesto, e quindi con queste persone si condivide quando c'è la possibilità. Sì, noi anche proprio un po' per scelta, cioè nel senso, secondo noi una realtà come la nostra, e in realtà ci piacerebbe che fosse un po' così dappertutto, cioè le realtà che producono in una zona che distribuiscano su quel territorio lì. Sarebbe una cosa interessante per evitare che questi prodotti facciano tanta strada, perché siamo sicuri che gente come noi la si può trovare in qualsiasi posto d'Italia, basta cercarla, e quindi si può comprare roba genuina anche in luoghi inaspettati, magari anche vicino alle città. Basta cercarle certe realtà, sono sicuro che ci sono. E il bello è proprio creare magari piccole collaborazioni sul territorio, di scambio di prodotti, di cibo, di quel che è sano. Ci sono tantissime realtà come la nostra che fanno all'inizio della stagione una sorta di contratto, passatemi il termine, con delle persone, no? Che magari le mie eccedenze possono andare, per quanto noi produciamo, a 5, 10, 15 persone, 15 famiglie. Allora con queste famiglie si fa una sorta di contratto e si dice: ogni volta che io ho dell'eccedenza ti mando un messaggio, se a te ti interessa ti porto quello che ho. Quello che ho, non è che tu mi fai l'ordine, quello che io ho in più in quel momento te lo porto. Però ovviamente la nostra non è una produzione industriale, per cui sicuramente non ci sogniamo né di spedire e neanche di allargare troppo questo circuito, perché tanto non riusciremo a soddisfare tutti. Ultimissima domanda, Leo, ci racconti di quando ti ha morso il serpente? No, arvezze. Dai. Ancora questa storia del serpente, basta, non ne posso più. Cioè, dal video della fienagione che riceviamo decine e decine di messaggi: ma il serpente, ma cosa è successo? Raccontaci del serpente. Siete curiosi? Piemontesi dice: ma perché gli abbiamo... Curious by the Fenaira. Li abbiamo provocati, è colpa nostra. E allora li manteniamo a corpo sulle spine.
bene perché io non glielo racconto. Solo Nina e i muri della cascina sanno cosa è successo dopo. E continuerà a essere così.